Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial andremo a realizzare insieme passo passo questa borsa particolare con una importante chiusura clic-clac. Cominceremo dalla lavorazione di un fondo ovale in ecopelle e proseguiremo con la spiegazione di questo punto estremamente semplice anche per super principianti che crea un effetto super particolare. E concluderemo il nostro progetto vedendo insieme tutti i passaggi fondamentali e i punti di riferimento per applicare correttamente una chiusura clic-clac. Una borsa dalle dimensioni importanti 32 x 34 cm in altezza, manico compreso. Tutti i materiali per replicare questo progetto sono disponibili sul sito di Tessiland, tranne questa meravigliosa etichetta che trovate sul sito di Fungolabel. Tutte le informazioni nella sezione materiali che vedremo insieme tra poco. In realtà all'interno di questo video avete due progetti in uno, poiché con le spiegazioni per la lavorazione del fondo e del corpo borsa, se non amate le chiusure clic-clac, potrete ad esempio creare una borsa shopper alla quale applicare dei manici oppure una tracolla. Passiamo quindi a vedere insieme tutti i materiali di cui avremo bisogno e ad uncinettare insieme la nostra borsa. Come base per la mia borsa andrò ad utilizzare un fondo ovale in ecopelle di colore bianco misura 30 x 10 cm, con già presenti lungo tutto il perimetro dei fori, all'interno dei quali andrò a lavorare con il mio uncinetto. La chiusura clic-clac che trovate sul sito di Tessiland con il nome Ironwood misura 26 x 9 cm. Presenta nella parte superiore già incorporato un manico in legno e lungo tutta la chiusura sono già presenti dei fori che ci consentiranno di cucirla alla lavorazione all'uncinetto. Utilizzerò due rocche di tie sublime color glicine per un totale di 400 g di filato. Ciascuna rocca infatti pesa 200 g e ha una lunghezza di circa 280 metri. Uncinetto consigliato numero 3 oppure numero 4. Utilizzerò un uncinetto numero 3. Ricordate di adeguare il numero di uncinetto alla vostra mano di lavorazione e alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare. Avremo poi bisogno di un ago, di un paio di forbici e del filo di nylon trasparente per cucire la clic-clac alla lavorazione all'uncinetto. Se non disponete di questo filo particolare, potete utilizzare qualunque filo da cucito, purché questo sia molto resistente. Come tocco speciale al mio progetto ho aggiunto una delle mie etichette personalizzate che è stata realizzata per me da Fungolabel. Vi lascio il link al loro sito scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Troverete questo e tantissimi altri modelli di etichette completamente personalizzabili per tutti i vostri progetti handmade. Cominciamo il nostro progetto dalla lavorazione del fondo, che andremo ad eseguire a punto basso. In particolare con questo numero di uncinetto, la tipologia di filato che ho scelto e la mia mano di lavorazione, andrò ad eseguire 2 maglie basse in tutti i fori e, in alcuni fori, andrò a lavorare degli aumenti. In particolare eseguirò i miei aumenti in ciascun foro presente nell'angolo e nel foro subito precedente. Lavorerò il mio aumento nel foro precedente l'angolo e nel foro dell'angolo. Stessa cosa da questa parte. Un aumento nell'angolo e nel foro precedente. Un aumento nel foro precedente, all'interno dell'angolo, aumento nell'angolo e nel foro precedente. In base alla tipologia di filato che avete scelto di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione, potreste dover eseguire una sequenza di punti all'interno dei vari fori differente rispetto a quella che vi andrò a mostrare all'interno del tutorial. Potete ovviamente variare questa sequenza, l'importante è ottenere al termine della lavorazione del fondo un numero di maglie pari.
così da poter poi eseguire il corpo della borsa con il punto prescelto. Realizziamo quindi un cappio con il nostro filo e scegliamo un foro qualsiasi tra quelli presenti sul fondo, tranne i fori nei quali andremo a lavorare i nostri aumenti. Per praticità comincio sempre la mia lavorazione dal foro centrale presente sul lato corto del mio fondo. Vado ad entrare con l'uncinetto nel foro prescelto. Pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso il foro. Prendo il filo e blocco il tutto. Poiché devo lavorare 2 maglie basse all'interno di ciascun foro, vado a rientrare nello stesso foro, prendo il filo e lavoro un punto basso. Mi sposto nel foro successivo, dove lavoro una e 2 maglie basse all'interno dello stesso foro. Ripeto lo stesso passaggio nel foro successivo. Ed ecco davanti a noi i 2 fori dell'angolo nei quali dovremo lavorare i nostri aumenti. Ciascun aumento sarà composto da 3 maglie basse lavorate nello stesso foro. Entriamo quindi nel foro e, come nei fori precedenti, lavoriamo 2 maglie basse. E rientriamo poi una terza volta, sempre all'interno dello stesso foro, realizzandovi così 3 punti bassi. Lavoriamo 3 maglie basse anche nel foro successivo. Proseguiamo ora lavorando 2 maglie basse all'interno di tutti i fori fino ad arrivare all'angolo. Nei 2 fori dell'angolo lavoreremo 3 punti bassi, 2 maglie basse all'interno di tutti i fori fino ad arrivare al prossimo angolo. In questi 2 fori lavoreremo 3 punti bassi. Proseguiamo con 2 maglie basse in ciascun foro fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo. Lavoriamo 3 maglie basse all'interno di questi 2 fori e concludiamo con 2 maglie basse negli ultimi fori rimasti. Questo sarà il risultato che dovremo ottenere, un risultato omogeneo dove le maglie hanno tutte lo stesso aspetto. Non devono infatti esservi maglie troppo strette o maglie troppo morbide. Vediamo quindi come completare la lavorazione del fondo eseguendo una chiusura invisibile utilizzando un ago. Lavorate le ultime 2 maglie basse nell'ultimo foro disponibile, allunghiamo leggermente l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo il filo e lo poniamo su un ago. A sinistra abbiamo il punto con il quale abbiamo bloccato il nostro filo e il primo punto basso completo che abbiamo lavorato. Con l'ago dobbiamo passare da dietro sotto ad entrambe le costine che compongono il primo punto basso e portiamo il filo con noi. Dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato. Questa volta passiamo al centro tra le 2 costine che compongono il punto, portando così il filo sul retro del lavoro. Abbiamo così chiuso la lavorazione del fondo in modo invisibile. Non ci resta che bloccare il filo sul retro del lavoro, al di sotto delle maglie che abbiamo appena lavorato. Realizzato un cappio con un nuovo filo, cominciamo la lavorazione del corpo borsa. Eseguiremo un giro di preparazione per proseguire poi con il punto prescelto.
Scegliamo quindi una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul fondo, senza particolari preferenze. Io, per mia comodità, comincio sempre da una delle maglie presenti sul lato corto del mio fondo. Individuata la maglia di partenza, con l'uncinetto dobbiamo entrare sotto la metà costina più lontana rispetto a noi del nostro punto, la costa retro della maglia. Vi entriamo quindi in questo modo, poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Prendiamo il filo e blocchiamo. Abbiamo così creato la parte inferiore del primo punto basso in costa retro di questo giro. La parte superiore del punto la andremo poi a creare con la chiusura invisibile. Ci spostiamo sul punto successivo. Anche in questo caso prendiamo solamente la costa retro, quella più lontana, del nostro punto. Entriamo in questo modo, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Ci spostiamo nel punto successivo sempre in costa retro e proseguiamo in questo modo per tutto il nostro giro, lavorando una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto disponibile, eseguiamo i passaggi per una chiusura del giro invisibile. I passaggi che vedremo ora insieme saranno quelli che dovremo ripetere per ogni chiusura e inizio giro del nostro progetto. Allunghiamo la nostra asola e sfiliamo l'uncinetto. A sinistra abbiamo due punti. Il primo punto con il quale ci siamo agganciati alla lavorazione del fondo, al quale manca la parte superiore, e il primo punto basso in costa retro completo che abbiamo lavorato. Con l'uncinetto entriamo da dietro sotto alle due costine che compongono il primo punto basso. In questo modo prendiamo la nostra asola e la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del nostro lavoro. In questo modo i due fili che compongono la nostra asola sono diventati la parte superiore del primo punto basso in costa retro. Ogni punto basso completo crea una sorta di piccola V, questa qui. Per eseguire il punto prescelto per il nostro corpo borsa, il punto canestro a spiga, dobbiamo entrare con l'uncinetto al centro di questa piccola V. Prendiamo poi il filo proveniente dalla rocca e lo portiamo attraverso. Vedete come il filo passa esattamente al centro della V del punto basso. Recuperiamo l'asola che avevamo lasciato sul retro del lavoro. Abbiamo così due asole sull'uncinetto. Carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Ed ecco qui il primo punto del nostro giro, punto al quale ovviamente manca la parte superiore, che andremo poi a realizzare con la chiusura del giro. Eseguendo questi passaggi abbiamo di fatto lavorato una maglia bassa dentro la maglia bassa sottostante. Ci spostiamo ora sul punto successivo. Come nel giro precedente, dobbiamo lavorare nella costa retro del nostro punto. Prendiamo quindi solamente la metà costina più lontana rispetto a noi. Prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Prossimo punto. Dobbiamo lavorare una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante, quindi al centro tra i due fili che compongono la V.
Vi passiamo in mezzo in questo modo, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere per questo giro. Dobbiamo alternare una maglia bassa in costa retro a un punto basso preso al centro del punto successivo. Ottenendo questo risultato, proseguiamo alternando questi due punti fino ad arrivare al termine del nostro giro. Se abbiamo alternato correttamente i punti al termine del giro, l'ultimo punto che andremo a lavorare sarà una maglia bassa in costa retro. Rivediamo ora velocemente insieme i passaggi per una chiusura corretta del giro. Lavorato l'ultimo punto, sfiliamo l'uncinetto. Questo è il punto che dobbiamo completare. Questa è la prima maglia bassa in costa retro completa che abbiamo lavorato. Vi entriamo da dietro passando sotto ad entrambe le costine. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. L'asola è diventata la parte superiore del primo punto. Con l'uncinetto dobbiamo entrare al centro di questo punto tra i due fili che compongono la V. In questo modo. Prendiamo poi il filo e lo portiamo attraverso. Recuperiamo l'asola lasciata sul retro, prendiamo nuovamente il filo e chiudiamo il punto. Ed ecco qui il primo punto del nuovo giro. Da questo momento in poi ripetiamo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto nel giro precedente. Quindi il punto successivo sarà una maglia bassa in costa retro. Questa maglia bassa che abbiamo appena lavorato sarà quella sulla quale entriamo da dietro per chiudere il nostro giro. Se siete principianti e avete paura di sbagliare maglia, potete utilizzare un marcapunti per segnare le due costine al di sotto delle quali dovrete entrare con il vostro uncinetto per la chiusura invisibile. Il punto successivo sarà una maglia bassa lavorata al centro del punto basso sottostante. Passiamo quindi al centro della V e lavoriamo il punto basso. Il punto successivo sarà una maglia bassa in costa retro e proseguiremo alternando questi due punti per tutto il giro. La nostra lavorazione è molto intuitiva. Ci basta guardare il punto nella riga precedente per capire quale punto dobbiamo lavorare. Le maglie basse in costa retro cadranno sempre una sopra l'altra e il punto basso lavorato uno dentro l'altro cadrà sempre in questo modo. Al termine del giro andremo poi a ripetere i passaggi per la chiusura invisibile che abbiamo appena visto insieme. Proseguiamo quindi ripetendo tutti questi passaggi che abbiamo visto insieme, giro dopo giro, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato raggiungendo un'altezza totale di circa 24 cm. Per questo modello di borsa vi consiglio un'altezza compresa tra i 20 e i 25 cm. Poi, ovviamente, tutte le misure sono a vostro gusto. Nell'eseguire la mia borsa, all'interno non ho inserito alcun genere di supporto. Se desiderate un fronte e un retro della vostra borsa più rigido, potete ad esempio inserire un pannello di rete, lasciando liberi i due laterali. Vi consiglio di lasciare liberi i laterali poiché questi andranno a piegarsi naturalmente quando andiamo a chiudere la nostra borsa. Come bloccare questi pannelli all'interno della borsa? Li inserite e fate passare l'uncinetto e il vostro filo all'interno della rete durante l'esecuzione di un giro di lavorazione. La parte inferiore della rete l'andrete poi a bloccare cucendola con il filo di nylon trasparente.
Vediamo quindi insieme come completare la lavorazione del corpo borsa e come cucirlo alla nostra chiusura. Lavorato l'ultimo punto del nostro giro, eseguiamo una chiusura invisibile, questa volta utilizzando l'ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo il tutto. Con l'ago passiamo da dietro, sotto ad entrambe le costine del primo punto basso completo di questo giro, esattamente come abbiamo fatto con l'uncinetto nei giri precedenti. Torniamo poi indietro all'ultimo punto basso lavorato. Con l'ago passiamo in mezzo alle due costine che compongono il punto, portando così il filo all'interno del nostro lavoro. Abbiamo così chiuso la lavorazione del corpo borsa in modo invisibile, senza alcun scalino. Non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro. Dobbiamo ora inserire la lavorazione all'uncinetto all'interno del perimetro della chiusura clic-clac. Andiamo quindi ad aprire la chiusura e vi passiamo all'interno la lavorazione all'uncinetto. Dobbiamo prendere dei punti di riferimento per applicare correttamente la nostra chiusura e il nostro fondo ci viene particolarmente in aiuto. Sul lato corto della nostra chiusura abbiamo questa sorta di piccolo pomellino che dovrà corrispondere esattamente al centro del lato corto del nostro fondo e questa corrispondenza dovrà essere uguale sull'altro lato del nostro progetto. Un ulteriore punto di riferimento saranno i pomelli che ci consentono di aprire e chiudere la nostra chiusura. Questi dovranno corrispondere al centro del lato lungo del fondo del nostro progetto, sia da una parte che dall'altra. Una volta individuati tutti questi punti di riferimento sul corpo borsa, dobbiamo spingere la lavorazione all'uncinetto all'interno di questa fessura presente lungo la chiusura clic-clac, dove vi sono anche i fori che ci consentiranno di cucire insieme le due parti. Possiamo spingere semplicemente utilizzando le mani, utilizzando delle forbicine, un ago, e dobbiamo spingere tutta la lavorazione all'uncinetto all'interno della chiusura, tenendo sempre conto dei punti di riferimento che abbiamo appena visto insieme. Una volta inserita tutta la lavorazione all'uncinetto all'interno dello spazio della chiusura, vedete come le due parti combacino perfettamente. Non ci sono quindi avanzi di filato. Questo accade perché il perimetro della lavorazione all'uncinetto misura in centimetri tanto quanto il perimetro della nostra clic-clac una volta aperta. Non ci resta che passare alla fase di cucitura. Per tenere ferme contemporaneamente le due parti, io vado ad utilizzare queste pinzette per tessuto della Prim, che potete trovare tra i miei consigli per gli acquisti Amazon nel box informazioni subito sotto il video. Per cucire avremo bisogno del nostro filo di nylon e di un ago. Fatto un nodo al nostro filo, lo andiamo a bloccare vicino al perimetro della nostra chiusura. Con il nostro ago dobbiamo entrare all'interno della lavorazione all'uncinetto e dei fori presenti lungo la chiusura, facendo passare il filo dall'interno della borsa verso l'esterno. In questo modo. Dopodiché ci spostiamo al punto successivo, passiamo all'interno del foro e attraverso la lavorazione all'uncinetto. Tutta la nostra cucitura avviene in questo modo, passando dall'interno della borsa verso l'esterno, attraverso la lavorazione all'uncinetto e attraverso i fori presenti sulla chiusura. Procediamo in questo modo, passando sempre all'interno di tutti i fori, finché la lavorazione all'uncinetto e la nostra chiusura non saranno perfettamente cucite insieme. Siamo così arrivati al termine del nostro tutorial borsa che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo.
Vi ricordo che tutti i materiali che mi avete visto utilizzare all'interno di questo video sono disponibili sul sito di Tessiland. E come vi ho anticipato nell'introduzione del nostro tutorial, abbiamo in realtà due progetti in uno, perché se non amate le chiusure clic-clac come questa, potete utilizzare tutte le spiegazioni per il fondo e per il corpo borsa per creare anche una semplice shopper, andando poi ad applicare dei manici oppure una tracolla. Se avete trovato questo tutorial utile, interessante, fatemelo sapere con un pollice in su e un commento sotto il video. La vostra opinione per me è molto importante. E se ancora non l'avete fatto e ovviamente se ne avete piacere, vi invito ad iscrivervi al canale, cliccando sul pulsante iscriviti e sulla campanellina così da ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Perciò con la mia nuova borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!